A volte la vita ci sembra monotona, sempre uguale. Le cose si ripetono nella routine e a volte viene fuori un senso di quasi di squallore della propria vita. Una persona vede la propria vita che sembra monotona, sempre uguale e si chiede: ma è tutto qui? E quindi una insoddisfazione profonda comincia strisciante a investire tutto di una specie di nebbia di ovvietà. Ed è questo uno dei casi in cui invochiamo da dentro e desideriamo un cambiamento. E quindi alcune persone di fronte a questo fastidio, a questo senso di monotonia, cercano in maniera magari sempre più compulsiva la novità, un cambiamento che introduca delle novità, e queste novità devono essere cambiate spesso per non avere il senso di ristagno. C'è chi cambia spesso partner o cambia spesso, deve cambiare continuamente i propri vestiti o per esempio i viaggi, deve fare sempre dei viaggi ogni volta in un posto diverso. Ora è chiaro che questo non solo non c'è niente di male nel fare viaggi in luoghi nuovi che non conosciamo, anzi è un modo di aprire la mente, il cuore, la percezione a qualcosa che ci può arricchire e può modificare la nostra prospettiva. Quindi non è che sto dicendo che allora è male viaggiare in luoghi esotici. Quello che sto dicendo è che se questa cosa diventa compulsiva come l'unico strumento per sentirci vivi, allora capite che si comincia a credere che per sentirci vivi veramente occorre introdurre stimoli sempre diversi, invece anziché comprendere che basta guardare le cose con occhi diversi. E allora con occhi diversi anche cose che apparentemente si ripetono nella nostra vita appaiono sempre nuove. Questo comunque è un caso in cui noi diamo un valore positivo al cambiamento, no? Ma se guardiamo un po' più da vicino questo tema del movimento, del cambiamento, ci accorgiamo che sotto noi ne siamo spaventati. Ne siamo spaventati, per esempio, quando le cose ci vanno bene, no? Ci sono a volte dei periodi anche lunghi nella vita in cui tutto sommato le cose vanno bene. Siamo in salute, non abbiamo malattie rilevanti, magari non abbiamo preoccupazioni economiche, i nostri rapporti con gli amici, con i compagni e le compagne sono abbastanza armonici e abbiamo le nostre soddisfazioni, magari godiamo della stima degli amici o di altre persone. E quando tutto va bene è chiaro che il cambiamento fa paura, perché prima o poi una di queste cose può incrinarsi. Possiamo ammalarci, si può ammalare una persona cara, possiamo fare una figuraccia e perdere la stima degli amici, possiamo avere un tracollo economico e quindi anche quando le cose vanno bene, il cambiamento diventa una minaccia. E le cose non cambiano molto quando le cose ci vanno male, perché quando le cose ci vanno male, e per esempio, che ne so, abbiamo una debacle economica oppure una malattia e così via,
È chiaro che invochiamo un cambiamento per guarire, per stare meglio, ma questo non toglie la possibilità che il cambiamento avvenga in peggio. Non c'è mai fine al peggio che può accadere. E allora capite che anche quando le cose vanno male, abbiamo paura del cambiamento. E il cambiamento, siccome avviene sempre, questa paura è strisciante, continua sotto di noi. E se andiamo ancora più in profondità, allora ci accorgiamo che questa paura a volte è terrore del divenire. Terrore del divenire, questo continuo cambiare, senza vedere facilmente un punto d'appoggio. Sapete, ai tempi, che ne so, prendiamo come metafora la visione del cosmo, no? Quando si credeva nel sistema tolemaico, è evidente che tutto si muoveva, la sfera delle stelle fisse, il Sole, i pianeti, la Luna si muovevano tutte. Dove? Intorno alla Terra. La Terra era il punto fermo e l'uomo viveva sulla Terra, che era il punto fermo dell'universo, non solo, ma al centro dell'universo. C'era un centro fermo. E adesso guardate un attimo la visione attuale. Noi crediamo di avere la terraferma, si chiama terraferma sotto i piedi, sappiamo che gira intorno a se stessa, sappiamo che gira ancora più velocemente intorno alla stella più vicina, al Sole, e sappiamo che il Sole non sta fermo, ma a velocità ancora maggiore, insieme con tutto un intero braccio della galassia, gira intorno alla galassia, e che la galassia a velocità ancora vertiginosamente superiore a come gira su se stessa se ne va allontanandosi dalle altre galassie. Allora non c'è niente di fermo, capite? È una visione che già soltanto a pensarla ti mette il mal di mare. E questo è il divenire. Questo è il divenire che in fondo, nel profondo, ci terrorizza. Perché se andiamo ancora a vedere meglio, ancora di più, questo divenire finisce con la nostra morte, almeno per me finisce con la morte, no? E quindi evoca la morte. E noi temiamo, chi più, chi meno, la morte. E la temiamo perché l'idea che magari va contro le nostre credenze, eccetera, ma il timore è che la morte sia diventare niente, essere inghiottiti dal niente, dove tutto ciò che noi siamo, con la morte, diventa niente. Quindi il divenire è strettamente collegato nella nostra immaginario con il niente. Come diceva Severino, Emanuele Severino, il filosofo, tutto l'Occidente ha sempre a che fare con la visione greca del divenire, per cui le cose vengono fuori dal niente e finiscono nel niente. Questo niente divora ogni cosa. D'altra parte, a volte lo chiamiamo, questo niente è evocato dall'idea di tempo, ma anche fuori dell'Occidente, se pensate, c'è un verso famoso della Bhagavad Gita in India in cui dice: io sono il tempo, il divoratore di mondi. E non a caso questa frase è venuta in mente a Robert Oppenheimer, il famoso fisico che era a capo del progetto Manhattan, che costruì la prima bomba atomica. Quando questi scienziati videro in concreto la prima esplosione, non sapevano bene come sarebbe stata. Poteva pure essere un flop in teoria. E rimasero sconcertati da quello che videro.
nella prima esplosione atomica. E Robert Oppenheimer, che aveva studiato il sanscrito per leggersi la Bhagavad Gita, era uno dei pochi che non leggeva questo testo in traduzione, gli venne in mente questa frase: divoratore di mondi. Il divenire è divoratore di mondi. Il nulla è evocato dal divenire. E di questo noi abbiamo molta paura. E non solo. Se andiamo ancora più in profondità, possiamo notare che in realtà questo nulla è onnipresente negli interstizi del divenire stesso. Non c'è soltanto alla fine della mia vita quando morirò, ma c'è in ogni istante, ovviamente. In ogni istante ciò che era viene divorato, no? Sempre per fare un esempio evocato da Severino, se il fuoco, quando il fuoco, noi diciamo il fuoco diventa cenere. E immaginiamo che se il fuoco diventa cenere ci sia comunque un'identità, ma quando c'è la cenere, che fine ha fatto il fuoco? È nullificato, non c'è più, è stato inghiottito dal nulla. E così quando noi diveniamo il me di 2 minuti fa, il me di 10 anni fa non c'è più. Il corpo di me quando ero bambino non c'è più e non tornerà più. E quindi capite che ci troviamo ogni istante confrontati con questo terrore del nulla, che è implicito nell'idea di divenire. Ora, di fronte a questo terrore, c'è un rimedio? Che rimedi abbiamo escogitato per poter continuare a vivere? Beh, e qui c'è una vasta gamma di tentativi di trovare il rimedio. La più diffusa è la rimozione di questo terrore. Cioè facciamo finta di niente e continuiamo a vivere appunto come se fossimo eterni. Gli esistenzialisti hanno molto sottolineato questo aspetto, hanno detto noi siamo gettati dal nulla appunto in questa esistenza senza essere stati consultati e non sappiamo quando né come moriremo. E allora per poter vivere facendo, diciamo, a meno di questo terrore, quello che possiamo fare è vivere nella distrazione, alienazione, questi sono i termini su per giù che vengono usati, dal nostro essere per la morte, cioè da questo terrore del nulla che ci inghiottirà. Cioè di fronte al terrore del nulla che ci inghiottirà, noi lo ignoriamo distraendoci negli affari quotidiani. E siamo così assorbiti da questi affari quotidiani che ci dimentichiamo questa grande questione della vita e della morte. Ma anche se non ce ne dimentichiamo, emotivamente noi ci alieniamo da tutto questo. Io a volte invito a fare un esperimento chi mi ascolta quando tocco questo tema. Se io vi dico che senza mettere limiti alla provvidenza, diciamo fra 100 anni, nessuno di noi sarà vivo, che cosa provate emotivamente? Alcuni possono provare un senso, lo so, purtroppo. Invece immaginate che adesso in camera vostra entra una persona e dice guarda, ti è andata a fuoco la macchina, l'automobile, ti hanno rubato l'automobile. Io credo che la vostra reazione sarebbe più forte emotivamente
anche se penso che conveniate con me che è molto più grave il fatto che fra 100 anni nessuno di noi sarà qui. Allora questo vi dà la misura di quanto questa distrazione e alienazione dal nostro essere per la morte sia reale, al punto che persino anche qui in Oriente, se voi, cioè nel Sutra del Loto, c'è una famosa metafora che viene usata per indicare tutto questo, cioè noi siamo come dei bambini che stanno giocando con i loro pupazzetti e sono talmente assorti nel gioco che stanno facendo che non si accorgono che la casa sta andando a fuoco. E quindi è questo proprio il potere ipnotico della distrazione e alienazione, che è un rimedio per non vivere terrorizzati dal divenire e dal nulla evocato dal divenire. Ma nel corso del tempo sono stati elaborati altri rimedi a tutto questo. Uno di questi rimedi, molto potente per alcuni, si basa sulla fede, nei miti, nelle religioni. Cioè questi rimedi che tengono conto, diciamo così, senza rimuovere questo terrore del divenire, hanno in comune questo fatto che cercano un principio superiore, eterno, immutabile, che non diviene e che è superiore rispetto al divenire. Superiore vuol dire o che è più reale del divenire o che comunque è qualcosa di cui il divenire è solo un aspetto relativo. Per esempio il concetto di Dio, una divinità eterna, immutabile, atemporale, che crea magari l'universo, il divenire, così come lo può distruggere, ma che rimane come principio più reale e superiore. Così come anche la fede nell'immortalità dell'anima. In noi sì, è vero, tutto diviene, ma c'è qualcosa che è eterno e che sopravvive dopo la morte, che noi in genere poi spesso nell'idea di anima più diffusa viene a coincidere anche con la nostra personalità, con la nostra memoria e così via. Ora, la fede in tutto questo, in alcuni, può essere abbastanza forte da placare questa angoscia del nulla, ma non ha nessuna evidenza incontrovertibile riguardo alla propria verità. Ecco perché si chiama fede. Quindi è un rimedio per lo più debole per molte persone, perché magari sì, finché stai bene va tutto bene, ci credi, ma poi quando cominci ad avvicinarti alla seconda parte della vita, alla morte, con gli acciacchi, le malattie, eccetera, bisogna vedere quanto regge questa fede, ripeto, perché non è un'evidenza incontrovertibile, non è un'evidenza che tu dici non può che essere così. Potrebbe essere, come no, poi io dico che è perché ci credo. Capite? È un rimedio abbastanza... E in Occidente è per questo che poi è venuto fuori un secondo rimedio che si chiama filosofia. Su questo anche Severino ha detto delle cose interessanti, riprendendo una famosa citazione di Aristotele, il quale dice che l'origine della filosofia sta nel senso di meraviglia, e Aristotele parla di una meraviglia che non ha nessuno scopo se non quello di conoscere la realtà, però su questo Severino sottolinea che la parola fauma, che è meraviglia, in realtà poi nella cultura greca, per esempio nella tragedia, eccetera, non è soltanto oh quanto è bello, è lo sconcerto di fronte all'enigma di questa realtà e di fronte appunto al divenire. Quindi questa meraviglia cerca un rimedio al divenire, al terrore del divenire, e lo cerca non più nella fede in un mito o in una divinità, in una religione, ma la cerca in una
verità che sia incontrovertibile, cioè talmente evidente alla ragione, e perché è la ragione lo strumento, no? Talmente evidente che non si possa negare. E questa verità deve essere un principio superiore che non muta e al quale il divenire è subordinato. E quindi si usa la ragione, la razionalità per riuscire a dimostrare l'esistenza di qualcosa che non cambia, che è un principio supremo, rispetto al quale tutto il resto è subalterno, compreso il divenire. E quindi non c'è questo entrare nel nulla. Facciamo un esempio semplice, tanto per capirci, la filosofia di Parmenide, tanto perché è una cosa che sta proprio alla radice di tutte le problematiche filosofiche, no? Che cosa diceva Parmenide? Usava il principio di non contraddizione, cioè la logica ci dice che una cosa o è o non è, non può essere tutte e due insieme. E allora l'essere è e il non essere non è. Cioè il non essere non esiste, il nulla non c'è solo l'essere. E questo essere non può nascere e morire, perché? Perché generarsi vorrebbe dire passare dal niente all'essere. E sarebbe una contraddizione, perché il niente non è, c'è solo l'essere. E non può morire perché sarebbe passare dall'essere al niente, ma se il niente è niente, non c'è, e allora c'è solo l'essere. Solo che questo essere è come una realtà continua che non diviene, non c'è divenire. E dunque ecco che è il rimedio supremo, perché segue la logica del principio di non contraddizione, è incontrovertibile come ragionamento. Però proprio per questo inizia quello che in tutta la storia della filosofia sarà, del pensiero occidentale, sarà un problema, e cioè che sarà pure vero che niente nasce, niente muore, che c'è solo l'essere, ma la nostra altra evidenza, non quella logica, ma quella esperienziale, la nostra esperienza ci mostra che le cose appaiono e scompaiono. E allora noi ci troviamo di fronte a queste due evidenze, la ragione che ci dice una cosa e il mondo del divenire che appare incontrovertibilmente anch'esso nella nostra esperienza. E allora ecco che questo conflitto fra ragione ed esperienza diventerà il tema fondamentale e che nessuno riuscirà a risolvere in una maniera talmente incontrovertibile da non essere messa in dubbio, perché altrimenti avremmo una sola filosofia, quella di quello che finalmente ha dimostrato, no? E invece no. Quindi questo rimedio che si è cercato nella ricerca di una verità incontrovertibile che non si può confutare in nessun modo, in tutta la nostra storia della filosofia non ha mai trovato una vera soluzione. Non solo, ma ha creato anche dei grossi problemi, perché ogni volta che tu poni un assoluto che non diviene, questo assoluto diventa una gabbia che soffoca la vita, perché la vita è fatta del divenire. Capite? Non sono cose astratte, perché io sto parlando della filosofia, ma la filosofia riflette delle istanze profonde che segnano tutta la storia del nostro Occidente, nella gente comune, anche che non sa nulla di filosofia, capite? Ogni assoluto, per esempio lo stato assoluto, diventa un blocco che soffoca il divenire, soffoca la vita. E quando la nostra filosofia è diventata ampiamente consapevole di questo, cioè dopo l'ultimo tentativo, quando la nostra filosofia è diventata consapevole di questo, ha detto con Nietzsche che il rimedio è stato peggiore del male, perché ha rischiato con questo assoluto che non cambia di solidificare, ingessare il divenire, ma siccome la nostra vita è basata sul divenire, quindi è chiaro che la vita ne viene uccisa. E allora dopo l'ultimo grande tentativo
di creare un assoluto incontrovertibile che è quello di Hegel, e tutto il resto della nostra storia della filosofia fino ad oggi è stato un progressivo, come dire, distruggere ogni ontologia, ogni metafisica, ogni sistema che ponesse un assoluto. Tant'è vero che addirittura la filosofia si è poi trasmessa in rivoli, e quello che c'è rimasto è come per darci un rimedio contro il divenire è la scienza. Ma è chiaro che perché? Perché la scienza produce la tecnologia ci permette di manipolare la realtà con la pensate soltanto ai progressi che ha fatto la medicina, no? Per prolungare la vita, e quindi ci dà dei rimedi concreti, ma ovviamente non ci può dare il rimedio al divenire, però ci dà dei rimedi concreti. Ma la scienza non può trovare un principio incontrovertibile perché non può rivolgersi al tutto. La scienza deve rivolgersi a parti della realtà che studia in un certo modo ed ha un valore, sappiamo, statistica alla verità scientifica. Ogni teoria è valida fino a che non è, qualche cosa non la conferma e si deve trovare un'altra teoria più adeguata. Questo così funziona la scienza. Ecco, e allora ci troviamo così. Ci troviamo cioè di fronte al fatto che sono stati fatti a pezzi tutti i tentativi da parte della ragione di creare un assoluto incontrovertibile che non abbiamo trovato, e ci troviamo senza nessuna difesa dal divenire, con questa continua presenza del nulla. Non è un caso che il nichilismo, inteso in senso molto lato, serpeggia da diverso tempo nella nostra cultura. E quindi ci ritroviamo di nuovo a dover subire il terrore del divenire senza aver trovato una soluzione. Ora, a questo punto, chiediamoci due cose. La prima è: tutti questi tentativi di neutralizzare il divenire, quelli delle religioni, quelli del mito, quello della filosofia, soprattutto questi ultimi, visto che la razionalità è diventata sempre più presente nella nostra cultura, e che cosa hanno in comune? Hanno in comune la ricerca di un rimedio e la ricerca di un rimedio attraverso i concetti. Cioè nel tentativo di trovare un principio superiore che non cambia, che non muta, stabile, che ci dia questa stabilità rispetto a tutto questo universo che si muove in continuazione. Nella ricerca di questo principio assoluto, noi abbiamo usato i concetti, il pensiero concettuale, ora che si basa sul linguaggio. La nostra ricerca di una soluzione è passata attraverso il linguaggio e i concetti. E i concetti, in effetti, ci sembrano molto promettenti, perché in realtà un concetto nel suo contenuto non cambia mai. Cioè, una cosa rossa col tempo può diventare marrone o bianca, ma il concetto di rosso non cambia mai, resta sempre eternamente rosso. Il concetto di rosa non appassisce mai. Quindi i concetti, essendo una specie di fotografie fatte con le parole, hanno questo nel loro contenuto, questo aspetto di fissità che sembra incoraggiarci a trovare questo principio. È solo che se il principio è fatto di concetti, è fatto di concetti, ma quale rapporto ha con la realtà? Perché vedete, anche i concetti, è vero che al loro interno sono immutabili. Una cosa pesante, il concetto pesante non diventerà mai leggero.
Il concetto alto non diventerà mai basso, però i concetti che all'interno hanno questa fissità, nella nostra mente vanno e vengono. E quindi anche loro sono soggetti al divenire, appaiono e scompaiono. Ecco, quindi non possono dare il rimedio che cerca. E allora rimaniamo con questo divenire e quello che possiamo fare è tornare alla nostra esperienza del divenire e vedere un po' più da vicino come è fatta questa esperienza. E nella nostra esperienza del divenire, intanto noi vediamo il movimento, vediamo il cambiamento, ma per notare un movimento ci vuole qualcosa che sia relativamente fermo rispetto a quel movimento. Se no non lo possiamo percepire. Se voi state, che ne so, su un treno che va a 50 km all'ora e nel binario parallelo un altro treno va a 50 km all'ora nella stessa direzione, se voi lo guardate sembra fermo, ovviamente. Quindi per percepire il movimento occorre che ci sia un punto di vista che rispetto a quel movimento non si muove. O per percepire il cambiamento ci vuole un punto di vista che non cambia, se no come facciamo? E qual è per noi questo punto che non cambia? Diciamola in una maniera appunto esperienziale, no? È quello che noi normalmente chiamiamo io. Io non cambio, le cose succedono a me, le cose appaiono e scompaiono a me, ma io non cambio. Vado da casa in un parco, la casa è scomparsa, è inghiottita dal nulla. E adesso c'è il parco, ma io sono quello che stava a casa e che adesso sta nel parco. Incontro un amico, poi lo saluto, torno a casa e vedo il mio figlio. E allora, quando lascio l'amico e vedo mio figlio, l'amico è stato inghiottito dal divenire, dal nulla del divenire, ma io sono sempre io. Abbiamo un senso di continuità di questo io rispetto al quale le cose divengono. Ora, se sempre nei termini dell'esperienza che abbiamo, cerchiamo di descrivere in qualche modo com'è l'esperienza di questo io, a cui le cose appaiono e scompaiono, quindi che percepisce il divenire, possiamo dire che noi percepiamo questo io, se volete, come un centro. Io sono sempre al centro dell'universo, l'universo appare tutto intorno a me, ma io sono sempre al centro della percezione, come un centro che è sempre adesso e sempre qui. Se ci fate caso, quando dite io, siete adesso. Prima stavate a casa, eravate, e casa era qui, e adesso. Poi siete andati nel parco, la casa non c'è più, non è più qui e adesso. Adesso è il parco che è qui adesso, ma perché voi siete qui e adesso nel parco. Quello che è sempre stato al centro e che è sempre stato qui e adesso è io. Ora, che abbiamo fatto? Abbiamo cercato di descrivere, con questa idea di un centro che è qui e che è adesso, abbiamo cercato di descrivere l'esperienza, prima di descriverla con le parole, di questo io rispetto al quale noi percepiamo il divenire. Ora, notate che cosa succede però quando la nostra mente comincia a descrivere un'esperienza con le parole e con i concetti.
che nel momento in cui traduce in parole e concetti questa esperienza immediata, che abbiamo chiamato io, crea inevitabilmente un dualismo che è intrinseco al funzionamento del linguaggio. E ve lo vedete subito. L'idea di centro evoca l'idea di periferia contrapposta al centro. L'idea di io evoca l'idea di altro da me. L'idea di adesso crea l'idea di prima e dopo. L'idea di qui genera l'idea di lì. E una volta che ho creato questo dualismo fra il centro e la periferia, fra il qui e il lì, fra l'adesso e il prima o il dopo, una volta che ho creato questa dualità, mi ritrovo intrappolato in un io qui ora che è separato da tutto il resto che gli sta intorno. Ma se tornate un attimo oltre le parole, all'esperienza immediata della vostra presenza come io, c'è veramente un punto dove finisce qui e comincia lì nella vostra esperienza. Potete notare una linea netta di confine. Ecco, qui finisce il qui e lì comincia lì. C'è una linea di confine netta fra il suono che udite della mia voce e il vostro udirla dentro di voi? C'è una linea di confine fra dove finisce il passato e comincia l'adesso? O dove finisce l'adesso e comincia il futuro? Ci sono veramente queste linee di confine? Certo, quando per esempio udite la mia voce e pensate che sia lì, ma quando la udite è qui, dove sta? Dove finisce la voce lì e comincia il vostro udire qui? Quella linea viene creata dalla mente nel momento in cui lo descrivete col pensiero, perché allora dite io qui odo una voce lì ed ecco creato dalla mente il dualismo. L'io separato, questo io separato e contrapposto come centro alla periferia, è una costruzione del pensiero che segue le regole del linguaggio, non le regole della natura o della realtà. L'illusione di questo io separato che ci sembra così reale, che è fermo rispetto al divenire, persiste tenacemente nella nostra mente perché è il nostro punto fermo, il nostro unico punto fermo contro l'angoscia perturbante del divenire. Ecco perché ci attacchiamo così tanto a questa costruzione mentale. È il punto fermo contro questa angoscia perturbante del divenire, è il nostro centro in un universo dove tutto il resto si agita senza nessuna direzione. E allora, quando viviamo questo dualismo fra me e tutto il resto, diventa un dualismo fra me e la vita, che mi sta di fronte, con la quale devo sempre venire a patti. La devo combattere, la devo fuggire, la devo calmare, placare, la devo accettare, la devo trasformare, la devo controllare, sempre io qui e la vita di fronte a me. Prendiamo un esempio di una cosa che ci accapita, no? La rabbia. Ci sono io e c'è questa rabbia che mi sta montando dentro. Ora, la vera rabbia non è spaccare tutto e litigare, perché quella, quando io litigo, è una difesa dal sentire il sapore della rabbia, cioè è un modo di scaricarla fuori per non sentirla più. Ma se sento il sapore della rabbia,
Che succede quando scopro che non c'è separazione in quel momento fra me e la rabbia? Che sono uno con la rabbia e non un io che cerca di farci qualche cosa. Può esserci veramente una separazione fra me e la vita? Che succede quando scorgi l'irrealtà di questo falso confine fra me e la vita? Quando scopro che siamo una sola cosa. Che succede quando mi accorgo che io stesso scorro insieme con questo incredibile universo del divenire? Se scopro, vedete, quando noi costruiamo questo io, è come, per usare un'immagine che usava David Loy, un filosofo che ha parlato molto di non dualismo, dice, cioè noi crediamo, quando costruiamo questo io separato, è come se fossimo una roccia che sta in mezzo a un fiume e che deve continuamente resistere alla corrente dell'acqua che la vuole staccare e trascinare via. Siamo sempre in lotta fino a che noi pensiamo di essere un punto fermo, contrapposto al divenire. Il divenire sarà sempre una minaccia a cui dover trovare qualche rimedio, perché questo divenire mi può staccare in qualsiasi momento e trascinare via con sé. E questo è ciò che io temo di più. E allora resisto e la vita diventa una fatica di resistenza insopportabile. E resistendo non è che risolvo, perché comunque se la roccia anche non è staccata dalla corrente, viene erosa dalla corrente. Ma se scopro di essere la corrente, che non c'è nessuna roccia che sta ferma, se scopro che non c'è nessun punto fermo attraverso cui posso percepire il divenire come un opposto a questo punto, e allora che fine fa il divenire? Il divenire stesso scompare in una realtà indescrivibile, perché se anche l'io che credevo di essere scorre con tutto il resto, senza neanche avere più un centro, un punto fermo, che cosa resta? Come posso ancora percepire il divenire se non lo definisco più in rapporto a un punto fermo? Se scopro che quel punto non è fermo. Capite che sparisce anche il divenire? Il divenire si definisce rispetto all'essere e l'essere si definisce attraverso il divenire. Che sono essere e divenire? Due concetti, ovviamente. E che abbiamo detto prima dei concetti? Che sono fissi. Il concetto di grande non può mai cambiare e diventare piccolo. Il concetto di piccolo non può mai cambiare e diventare grande. Quindi sono contraddittori i due concetti se si riferiscono alla stessa cosa. Ma questo nel mondo concettuale. Ma l'essere, così come il piccolo si definisce in rapporto al grande e il grande in rapporto al piccolo, così l'essere si definisce rispetto al divenire e viceversa. Cioè l'essere ha bisogno del divenire per dirsi immutabile, e il divenire che muta ha bisogno dell'essere per dirsi che muta. Ma questi sono solo concetti. L'io separato è una resistenza al presente, che è sempre nuovo e vivo. Quando si scioglie questa resistenza, la realtà appare come un mistero non duale. Mistero perché, appunto, i concetti sono troppo rigidi per poterla accogliere. A volte potete fare l'esempio dello schermo di un computer, lo fa spesso Rupert Spira. Cioè, quando voi guardate un film al computer, il film si muove, diviene in continuazione. Lo schermo sta sempre fermo, non cambia. Eppure potete separarli? Potete dire che sono due cose diverse, separate? Lo schermo è il film, anzi, il film è lo schermo. Eppure il film diviene, lo schermo no.
E questo è così tutto questo spettacolo. Ad ogni istante il cambiamento appare sempre nuovo, eppure c'è un eterno presente che non cambia. E a seconda di come lo guardi, nella sua magnifica inconoscibilità, appare come mutevole e immutabile allo stesso tempo. E questi due aspetti sono inseparabili, appunto, come le due facce della stessa medaglia. E nel vedere questa inconoscibile magnificenza di questo mistero, nessun rimedio è necessario. Bene, passiamo al dialogo. Sentitevi liberi di porre domande, fare osservazioni, riflessioni, sia su quello che abbiamo detto, sia su quello che vi viene. Qualsiasi domanda che emerga dalla vostra mente, potete condividerla. Io ho alcune prenotazioni. Fernando. Buonasera Mauro e buonasera a tutti. Buonasera. Io sono contentissimo di essere qua, ti conosco da pochissimo, perché appunto mi ha parlato di te un mio carissimo amico, e da settimane che avevo questa domanda in testa e dopo ho conosciuto su Facebook il gruppo e ho saputo che facevi dei appunto satsang online. E la domanda, e neanche a farlo a caso, stasera hai parlato di questo argomento fondamentalmente. Allora, due cose devo chiederti. Uno, ho seguito per un periodo, pur breve della mia vita, un paio d'anni, un percorso buddista. Il processo della morte lo spiegano molto dettagliatamente, cioè la filosofia buddista spiega molto dettagliato il processo della morte e della rinascita fondamentalmente, dal bardo in poi, insomma. E la domanda più che la domanda, dopo vedendo un video di Tony Parson, alla domanda gli è stata fatta cosa c'è dopo la vita, ha risposto nulla. E lì mi è crollato praticamente il palco. Mi è arrivata una botta, ho detto ma vabbè. Allora volevo capire un attimino che visione ha l'Advaita Vedanta rispetto alla morte e le rinascite. Questa è la prima domanda. E mi sono segnato un appunto. Dopo il tuo discorso, la cosa che devo farti la domanda è, dobbiamo lasciarci andare al flusso della vita fondamentalmente, non avere un contrasto con nulla, cioè accettare tutto quello che viene. E mi è capitato, ti dico ancora solo questa cosa, dopo basta, mi tolgo il disturbo. Mi è capitato pochissimo tempo fa di dover trasportare un mezzo agricolo con una macchina. Ho incrociato un'altra macchina che stava portando sul portapacchi un tavolo e per non credo di essere secondi, ho come percepito questa energia che muove tutto. Io lo chiamo energia, possiamo chiamarla, non so se vuoi chiamarla coscienza, questo volevo un attimino capirlo da te, ma proprio ho sentito un'energia che stava muovendo tutto e non possiamo fare nulla. Cioè, non c'è nulla che possiamo fare per contrastare questa energia. Questa è la sensazione che ho avuto un attimino. E l'esperienza, ecco, tutto qua. Top. Allora, partiamo dalla prima cosa che hai detto, no? Sulla morte e il morire. È evidente che tutto ciò che noi possiamo dire della morte, di quello che succede quando si muore, è limitato da quello che possiamo percepire o pensare durante la vita. Al massimo, cioè, uno può andare in coma e poi svegliarsi e dire ho visto una luce, ho visto qua e là, ma non era morto. Quando sei morto, ovviamente, non puoi più raccontare quello che c'è. E siccome noi siamo terrorizzati da questa idea di un nulla che inghiotte tutto, no? Questo nulla diventa
lo schermo perfetto, per proiettarci tutte le, per esempio, nelle persone comuni, spesso succede che proprio perché del nulla non puoi sapere niente, il nulla è totalmente, secondo alcuni non lo puoi neanche pensare veramente, no? E non ne puoi sapere assolutamente niente, allora diventa lo schermo perfetto per proiettarci le più terribili fantasie infantili di quando eravamo bambini. E i bambini, la loro paura maggiore è quella di trovarsi soli, chiusi al buio in un posto che non conoscono. E quindi alcuni si terrorizzano all'idea che la morte sia non sparire inghiottiti dal nulla, ma rimanere chiusi come dentro la cassa da morto, oppure chiusi dentro una stanza al buio per l'eternità, una cosa terribile, a girarsi i pollici, no? Allora, di fronte a queste prospettive molto poco piacevoli, ci rivolgiamo alla nostra mente chiedendo delle storie che ci racconti su quello che succede, che ci diano un po' di coraggio. E allora la mente ce ne racconta tante. Ci racconta la storia della reincarnazione, ci racconta la storia dell'anima immortale, degli inferno e del paradiso, o dei fantasmi, cioè su quello che succede quando si muore. E la cosa interessante è che per noi sapere qualcosa diventa una specie di salvagente. Cioè è molto difficile trovare che qualcuno dica: quando muoio io non so. Cioè mi trovo veramente nel mistero, non posso, invece devo dire no, mi rinascerò e mi reincarnerò, oppure andrò all'inferno o al paradiso, oppure diventerò un fantasma, oppure finirò a terra per ceci, come diceva mia nonna, cioè che finirà, ma devo dire qualcosa. Ci sarà un nulla che mi inghiotte, ma è meglio sapere qualcosa di così terribile piuttosto che dire non so. Capisci che questo non so invece è, come posso dire, per la mente è il vicolo cieco assoluto, ma per il cuore, quando questo non so cade dalla mente al cuore, è l'apertura al mistero, è la meraviglia vera, è la meraviglia. E quindi diciamo che nel buddismo si parla molto di reincarnazione. È vero anche che ci sono autori buddisti come per esempio Stephen Batchelor, tra l'altro molto attaccati da varie scuole buddiste, il quale ha detto che secondo lui l'idea della reincarnazione è del tutto irrilevante rispetto all'insegnamento di liberazione del Buddha, nel senso che secondo lui se c'è o non c'è non cambia una virgola di quella che è la liberazione di cui parla il Buddha, e che il Buddha ha accolto la teoria della reincarnazione come una cosa universalmente creduta, esattamente come oggi, se parlasse oggi, accetterebbe l'idea che il cosmo è fatto di galassie, di cose, cioè è una cosa di cui ha parlato perché veniva data per scontata, ma non era necessaria a quella che è l'essenza della liberazione. Naturalmente molti buddisti non sono affatto d'accordo e si attaccano a questa cosa della reincarnazione e poi si vanno a cercare le prove. Per esempio, io ho ricordato che stavo in quel villaggio, eccetera. Poi sono andato lì e ho visto che c'era una persona. Allora, a parte le tare da mettere su queste cose, ma anche ammesso che io possa aver ricordato una vita precedente, chi ha detto che è la mia? Cioè, per esempio, se è possibile ricordare la vita precedente, faccio un ragionamento strano, ma buffo, e allora posso anche pensare che esista la telepatia, cioè che io possa sentire i tuoi pensieri, no? Ma il fatto che io, per esempio, sento i tuoi pensieri vuol dire che io sono te? No. E allora se un ricordo di qualcuno vissuto, eccetera, può essere, io posso avere accesso a quei ricordi, perché magari l'universo, io non escludo che possa essere anche così,
no? Che ci sia un livello sottile, cioè. E chi l'ha detto che era una mia incarnazione precedente? Jung parla di inconscio collettivo che è fuori del tempo, può essere spiegato per esempio come lo dice Jung. Quindi la prova dove sta? Invece l'altra cosa che hai detto, hai una domanda e ti sei dato una risposta, secondo me. Come dice cosa lì, non mi ricordo come si chiama. Cioè, tu hai detto, quindi dobbiamo accettare la vita senza fare niente. Lasciarsi andare al flusso della vita. Lasciarsi andare al flusso della vita. Ecco, allora la domanda è, chi si lascia andare al flusso della vita? Chi? Io? Cioè quella roccia, quella costruzione mentale che crede di essere ferma e che è disposta a fare tutto pur di non lasciarsi andare al flusso della vita. Quindi quando l'io dice mi devo lasciare andare, al divenire, è perché pensa che se mi lascio andare ci guadagno qualcosa. L'io è la mente del commerciante, cioè l'io ci deve guadagnare qualcosa. Allora, siccome è terrorizzato dal divenire, dice ma io forse se lo accetto, allora forse vado oltre il divenire e scopro quello che non diviene. È accettazione questa? L'accettazione è quando tu una cosa non puoi fare a meno di accettarla. Quando non c'è più questa resistenza al presente, al flusso che è l'io, che deve accettarla o no. Accettarla o no è un'azione dell'io. E quindi non è mai vera accettazione, perché vera accettazione è accetto e basta. Invece l'accettazione dell'io è accetto perché voglio che tu diventi diverso da com'è, se no perché l'io dovrebbe accettare il divenire se il divenire rimane così? Chi glielo fa fare? Perché? Allora è meglio combattere, no? Invece lui lo vuole accettare perché non vuole che il divenire sia così. E allora lo sta accettando? No. E quindi capisci che quando si entra nell'idea che io devo fare qualcosa, comincio a entrare in una dialettica di conflittualità. E la risposta ti è stata data dall'ultima cosa che hai detto. Ti sei trovato in un momento in cui le cose accadevano e basta, tu non c'eri. O c'eri come consapevolezza di quello che stava accadendo. No, hai ragione, benissimo. La sensazione è che c'era o non c'era in realtà, questo è. Cioè le cose accadevano senza che l'io dovesse tirare o spingere, capito? E allora non è in potere dell'io fare o non fare queste cose, perché l'io è una resistenza a tutto questo e non può, come diceva Ramana Maharshi, il grande saggio, un ladro che fa il poliziotto non arresterà mai se stesso. Però per fortuna, noi crediamo che questo io sia tanto reale e ci attacchiamo, ma per fortuna, essendo un miraggio, prima o poi la realtà o la verità prevale, nonostante l'io. E quindi accadrà. Grazie mille. Ho una prenotazione di Ciro. Sì. Mi sentite? Sì, bene. Bene. Ciao Mauro, è un po' che ti seguo, e anzi forse qualche anno dopo che avevo seguito un po' di anni fa Parsons in alcuni video. Sei un veterano quindi di queste cose, insomma. Veterano anche perché io oggi ho 60 anni e più di 20 anni che sono un po' accadute tutte le cose che guarda caso tu stasera hai descritto. È un po' di anni, quindi penso un paio d'anni che poi seguo te e dico finalmente un italiano perché faccio un po' fatica. Quindi Parsons l'ho abbandonato, diciamo, nel seguire, ho cominciato a seguire te e tanti altri percorsi della mia vita che mi hanno portato a un cambiamento radicale. E avevo qualche domanda, se sono troppo lungo prego di interrompermi. Ecco, hai parlato, parto dall'ultima cosa, che grazie a Fernando
che ti ha fatto la domanda sulla morte, sulla reincarnazione, dove sono molto attivo su questo, perché appunto un po' di anni fa io sono andato a letto una notte e al mattino si è svegliato un altro essere, dovuto a tutta una serie di cose, e quelle cose che tu hai detto, se c'era o non c'era, io non credo nella reincarnazione così come è raccontato. Credo che noi siamo tutti energia e nell'energia è contenuto tutto. Quindi anche il vedere e l'andare a verificare queste vite, cose che ho fatto per anni, è vero, ho trovato quei disegni che ho visto, quel fiume, quel castello, benissimo, ma non è io Ciro di questa vita. Sì, visualizzavo Ciro, ma in realtà è l'energia di cui noi facciamo parte che si manifesta. Io così vedo la reincarnazione. C'è un'energia che si manifesta, hai questa cosa che ti fa vedere, che vai a verificarlo, benissimo, ma non è Ciro che ha miliardi di anni, è l'energia che ha miliardi di anni che attraverso Ciro si manifesta. Questa è la mia idea di reincarnazione. Quindi noi ci portiamo dietro tutta una serie di cose e con questo che è avvenuto mi capitano non migliaia, ma milioni di cose in questi anni che mi hanno portato un giorno a vedere Parsons che ha detto delle cose e io lì proprio ho urlato: "È questo che mi mancava, proprio questo!" E da lì si sono sviluppate poi tutto il resto e sono arrivato a te dove volevo farti innanzitutto i complimenti per come spieghi, per la pacatezza, la tranquillità e quindi questa non vedevo l'ora di poterti parlare personalmente. Ho scritto qualche mese fa e mi è stato detto che stasera ci sarebbe stato l'incontro e la possibilità di parlarti, no? Quindi grazie a Fernando che ha dato questo spunto e l'altra cosa, seguendoti sul nulla, il divenire, eccetera, io credo che appunto anche il divenire è un'energia che che fusa nell'energia e quindi perché pensare che se sto male peggioro? Posso anche pensare che siccome tutto avviene, in quel momento se io sto male posso solo stare meglio. Non posso peggiorare perché può essere il massimo del mio peggioramento, il massimo del mio dolore. Questo è avvenuto qualche giorno fa, sciatalgia bloccato, ho detto: "Ma io mi devo alzare, posso andare lì?" E ci sono andato. La sciatalgia in quel momento non c'era, 2 ore dopo è tornata, perché la mente è tornata a quel dolore. Dico: "Caspita, ma per 2 ore sembrava quasi che non avevo più niente", perché c'era un qualcosa, come dicevi a Fernando, che in quel momento non è che c'era Ciro, c'era qualcosa che era forte che lo ha spinto a fare quella cosa. Ecco, e quindi io dico sempre che se c'è una cosa e c'è l'altra, come hai spiegato, per questo che non c'è il nulla. Perché se c'è uno e c'è l'altro, si annullano e io vivo nel flusso, ma non io Ciro, il flusso che vive. Io sono semplicemente qualcuno, come il tavolo che diceva lui, che in quel momento c'è qualcosa. Ma qualcosa che cosa? L'energia che contiene informazioni che in quel momento l'essere recepisce e non Ciro. Ecco, questo è anche la fede di cui hai parlato. Per me la fede è nell'energia che cresce come un seme. Più lo innaffio, più cresce, più mi fa capire che non c'è nulla, nulla proprio, completamente. Quindi l'illusione che cos'è? È il credere che ci sia qualcosa. Questo è un po' quella che è la mia esperienza, che te ne volevo appunto condividerla con te, e soprattutto l'ultimo punto che hai parlato è della differenza tra, hai parlato di accettare, e la cosa che mi ha, una delle tante cose che mi ha aperto, è stata la differenza tra l'accogliere una cosa e l'accettare una cosa. Quindi sono 2 cose diverse, così come vedere l'amore, sembra strano dirlo quando si dice: "La mamma ha ammazzato il bambino", e lì c'era l'amore per la mamma che in quel momento energeticamente ha detto: "Poverino cosa deve subire?" E lo ammazza. L'attimo dopo: "Chi è entrato in casa mia? Qualcuno mi ha ammazzato il bambino."
Quindi qui posso accogliere quell'amore, chiaramente non accettare il gesto che è stato fatto. Ecco, e l'ultima cosa è che penso che la morte è vita, e perché è liberazione da questa illusione, mentre invece la vita è morte, perché siamo addormentati. Quindi non vediamo ciò che l'energia invece ci dà la possibilità di viverla così com'è. Ci tenevo tantissimo a dirti queste cose, e l'ultima era quella negli altri video, se posso dirtelo. Spesso chi tiene tutti questi incontri è stato in tanti posti nel mondo. Io non ci sono stato in tanti posti nel mondo, ma li ho recepiti. E dite poi, dice, però non è il caso di fare tutto questo, siamo qui, quello che c'è è qui. Sì, però intanto chi sta parlando quelle esperienze e andate a farle. E poi dice, ok, non è necessario andare a fare quell'esperienza. Mi piacerebbe appunto che quello che hai detto anche te negli altri video, diciamo che è stato utile andare a fare tutto questo per arrivare a capire che poi sono qui e posso stare qui senza andare in giro. Ecco, questo è un po', non so se sono riuscito la mia è più una condivisione, sentire il tuo pensiero su quello che ho detto, e ringrazio tutti per avermi ascoltato. Grazie della tua condivisione. Mi viene da dire semplicemente che è naturale che noi cerchiamo di descrivere nel modo più chiaro come stanno secondo noi le cose, no? Per cui hai parlato di energia, hai parlato di queste cose. Ecco, è importante secondo me vedere che comunque sono descrizioni. Certo. Comunque sono descrizioni, che c'è qualcosa che diventa più vivo nel momento in cui tutto questo collassa, così come anche l'idea che siamo addormentati, viviamo nell'illusione che la morte invece ci sveglia. Capisco quello che vuoi dire, no? Si può anche dire così, ma c'è qualcosa... Scusa, volevo solo dirti che quello che diventano parole, come hai detto tu, quando sei presente nell'energia, io non ho mai trovato parole per esprimere, se non la descrizione. Ecco, volevo... No, è che non esistono in effetti. Però ecco, l'idea che noi viviamo nell'illusione e che magari con la morte ci liberiamo da questa cosa, e ripeto, capisco quello che vuoi dire e io stesso lo posso anche dire così, ma da un altro punto di vista c'è qualcosa che non dorme mai. E questo qualcosa, per questo qualcosa che non dorme mai, è del tutto irrilevante se compare il miraggio dell'io, se scompare, se vivi, se muori. Ecco. Certo, certo. Grazie. Si era prenotato Pietro. Sì, eccomi. Salve. Ciao Laura. Beh, anch'io sono molto contento di essere qui, è la prima volta per me, anche se ci siamo sentiti qualche volta per corrispondenza. E mi associo a quello che ha detto Ciro, perché anch'io, dopo aver ascoltato tante persone, da quando ti ho conosciuto ho lasciato un po' perdere il resto per la chiarezza dell'esposizione, per non so, per tante cose così. Comunque, quando mi sono prenotato per una domanda, all'inizio, dopo in effetti hai risposto un po' mano a mano, un po', per cui mi sono scritto solo alcune parole chiavi, anche ripensando a quando ero piccolo, no, più recentemente veramente, che a un certo punto, dopo che mi era stato insegnato che sono stato creato da Dio, a un certo punto mi sono detto, ma com'è possibile? No, cioè io non potevo non esistere 100 anni fa, non potevo, un io sono non può esistere da un giorno all'altro, insomma così un'intuizione, ma
che non aveva, che però tu hai spiegato molto bene anche oggi, questa cosa. Solo che certe volte, quando anche tu cioè questo è anche un po' confermato, che certe volte dici, ci inviti a stare con l'io sono, e io cerco di stare, allora lo cerco, faccio silenzio, elimino i pensieri, ma io questo io sono non lo trovo, cioè non trovo nessuno, forse perché non esiste proprio l'io sono, dove magari per un po' esiste, poi non c'è più. E questo ad esempio, mi sembra che questo io, che però certe volte ha paura di andarsene, di morire, perché una mattina mi sono svegliato e non so come mai provavo una sensazione bellissima, vedevo solo azzurro, non vedevo niente, c'era solo azzurro dappertutto e una gioia molto molto forte. Solo che non sapevo chi ero. A un certo punto ho detto, ma dove sono? Chi sono? E quindi forse l'io è cominciato a farsi vivo e è sparito tutto. Mentre qualcosa è entrato a rovinarmi la festa, quel momento bellissimo. Ecco così. Per cui l'unica, ecco, quello di cui oggi hai parlato, lasciarsi andare al flusso, ecco, che avevo sentito dire anche non spingere il fiume, ma lasciarsi scorrere. Ecco, quando un po' una domanda era anche quella che quando quando dici che stando nell'io sono è facile scivolare dall'altra parte. È un momento, no? E anche qua mi sono segnato, ma se io lo faccio per scivolare dall'altra parte, no, non funziona. Il trucco entra di nuovo l'io. Allora quale dovrebbe essere il mio atteggiamento in cui mi dico adesso mi metto nel io sono, senza questo io che vuole sempre rovinare un po' la festa in questo momento. Non so, così. Grazie. Allora, l'io sono è ovviamente una frase fatta di parole che indica qualcosa di esperienziale che non è fatto di parole. Io sono è la traduzione che fa la mente della nostra sensazione di esserci. La semplice sensazione di esserci. Si usa questa frase perché in realtà può aiutare a capire certe cose. Per esempio che noi durante la nostra vita, anche quando non ce la diciamo, noi continuamente è come se ripetessimo nel nostro modo di vivere la frase io sono questo. Cioè durante la giornata io sono assonnato, io sono malato, io sono in palla, io sono contento, io sono scontento, io sono giovane, io sono vecchio, eccetera, eccetera. C'è sempre questo, io sono questo. Il questo è quello con cui noi normalmente ci identifichiamo, e cioè il corpo e la mente. Sono stanco, il questo è stanco, cioè il corpo. Sono allegro, e questo è la mente che è allegra, no? Quindi noi abbiamo questa identificazione dell'io sono col questo, con un questo che cambia continuamente. Allora, quello che succede è che però nel momento in cui noi viviamo questa esperienza di identificazione dell'io sono, del nostro puro e semplice essere presenti, con un questo, la nostra attenzione, che non è la nostra coscienza globale, è una cosa più limitata, viene catturata e sequestrata dal questo. Cioè vediamo solo il questo. Perché? Perché per noi è importante che il questo sia star bene e non star male, che sia essere vincente e non perdente, essere ricco e non povero. Quindi il questo
cattura tutta la nostra attenzione al punto che trascuriamo o dimentichiamo io sono. Nella frase io sono questo, che descrive a parole la mia esperienza quotidiana, il questo diventa l'unica cosa a cui prestiamo attenzione e l'io sono passa in seconda fila, pur nonostante il fatto che senza che prima io ci sia, nessun questo si può manifestare. Se prima non ci sono io, non posso essere né allegro né triste. Quindi non è che l'io sono non c'è, non può non esserci nella nostra esperienza, perché in ogni esperienza del questo, per averla, io ci devo essere. Allora, io sono va a staccarsi dal questo e dice, invece di dire, quando c'è io sono questo, invece di lasciare che l'attenzione sia catturata dal questo, se tu la lasci fluttuante, diciamo così, può darsi che ritorni in prima, diciamo, alla ribalta di più il senso di esserci, la semplice presenza. È chiaro che se tu cerchi qualcosa non lo puoi trovare, se tu cerchi, perché tu non sei qualcosa che la mente possa catturare. Quando tu dici, hai detto, io magari provo a fare l'io sono ma non lo trovo. Ora, l'io sono sta dalla parte di quello che non lo trova, non sta davanti. Diciamo che è più simile a fare un passo indietro piuttosto che un passo avanti e a ritrovarsi in quella presenza che c'è prima di ogni questo. Questo viene a volte, per esempio anche da Nisargadatta, eccetera, suggerito come una cosa che uno possa fare, va bene? E come naturalmente a volte succede che uno lo sente di più, a volte invece no. Questo perché il suggerimento di provare a stare con l'io sono è comunque un suggerimento ingannevole. Avviene nel sogno in cui io sono convinto di essere un io che può decidere se fare una cosa o non farla. Dal punto di vista della realtà, non c'è nessun io che possa decidere di praticare l'io sono o no. Quando decidi di praticarlo e lo fai, in realtà è una cosa che è accaduta da sé, spontaneamente e liberamente. Niente può accadere perché la fai tu. Tant'è vero che l'esperienza che tu hai raccontato dell'azzurro, no? È una cosa che è capitata e nel momento in cui compare l'io anche solo a dire ah che bello, la voglio prolungare, scompare, no? E d'altra parte, vedi, ecco, anche mi viene in mente, tu hai parlato di questa esperienza e prima non ricordo il nome di quello che ha fatto la domanda parlato del tavolo e del camion, eccetera, di quella cosa. Vabbè, adesso comunque, Fernando. Ecco. Quella cosa, diciamo che sono cose che accadono da sé, come tutte le cose accadono da sé. Perché quando tu pensi, adesso io torno a casa e mi faccio un toast, e pensi che quindi sia una tua scelta che ha fatto l'io, no? Ma il pensiero adesso vado a casa e mi faccio un toast è accaduto. Non hai deciso di farlo. È accaduto, punto. Poi dici, ma mi faccio un toast o mi faccio un panino? No, mi faccio un toast. Quindi io ho deciso. Ma in realtà le decisioni accadono da sé. Non c'è nessun io a parte che decida. Quindi quando succedono questi spazi un po' particolari, perché sentite la risonanza dell'essere, no? Sia nel caso del camion, sia nel caso di quell'azzurro la mattina, e non a caso la mattina quando si emerge
da un periodo in cui l'io non c'era più, perché nel sonno profondo l'io se ne va e poi torna, no? Ecco, quando succedono questi spazi, non ha nessun senso pensare di volerli prolungare. Ancora meno ha senso pensare adesso io devo fare delle pratiche che mi aiutino a prolungarli. La cosa più semplice è che quando uno non fa niente, queste cose appaiono, scompaiono e tutto è pronto per un'altra manifestazione di tutto questo. C'è un libro di un maestro zen che si chiamava Suzuki Roshi, che io tradussi quando ero ancora studente in italiano, si chiama Mente Zen, e lui dice che cos'è, gli chiedono che cos'è il Satori, cioè, lui dice guarda, dice è come un lampo nella notte, appare e poi scompare, e se tu dimentichi tutto di quel lampo sei pronto per il prossimo. Grazie Maura. C'è una domanda di Fabrizio. Fabrizio, Sì. ciao. Fabrizio Questo, sì. Che abitualmente sta nascosto dietro il banco di regia. Scusate, oggi quasi mi imbarazzo perché voi parlate tutti di argomenti sicuramente molto alti, io quasi lo riduco a un piano lessicale il mio, però mi hai veramente stimolato questa domanda, perché hai usato spesso l'espressione strisciante, no? Che hai associato peraltro alla parola paura e che ci va perfettamente d'accordo. Mi ha fatto riflettere questo tuo uso sul fatto che ci sono delle espressioni che mi fanno paura e che in maniera strisciante poi entrano dentro la nostra quotidianità fino a diventare delle abitudini che siamo obbligati ad accettare. Ce n'è una in particolar modo che mi sta veramente antipatica, che è politicamente corretto. Ora, quando si dice politicamente corretto, già di per sé mi suona strano perché mi suona come una contraddizione ipocrita, no? Politicamente non può essere corretto, no? La politica è una parte, rappresenta gli interessi e vuole sopraffare l'altra, quindi dove sta sta correttezza? Quindi la mia riflessione è stata, ma vabbè, facciamo un esempio, no? Politicamente. Morte ai padroni. Ha scritto un operaio sul muro. È scorretto? Cioè, tu fai l'operaio. Quello ti sfrutta, si arricchisce al tuo posto, non fa studiare i tuoi figli, ti mantiene in povertà. Ma c'hai ragione a scrivere morte ai padroni. Solo che politicamente corretto, che diventa questo politico? Influenza ai padroni, dissenteria che non abbiano da fare per una settimana, almeno si occupano di altro. È chiaro che, non so come dire, qui mi mette in discussione proprio l'aggettivo se è legato alla parola politicamente, no? Non lo so, qualche anno fa noi eravamo a cena da degli amici e c'era un sanscritista molto importante che mi ricordo mi disse che combatteva una battaglia infinita contro gli aggettivi inutili. Io ho fatto mia quella battaglia perché da allora quando scrivo guardo sempre questo aggettivo serve a qualcosa oppure no. Ecco, corretto era un aggettivo che mi stava simpatico, ma ora mi è diventato antipatico perché è attaccato a questa frase strisciante. La domanda era molto semplice: come facciamo a salvare l'aggettivo corretto oggi? Ma quello che tu dici, secondo me, ha a che fare, ovviamente, come anche molto la politica, con il potere delle ideologie. Torniamo a quello che si diceva prima sulla potenza del linguaggio e dei concetti che possono diventare ideologie quando i concetti non vengono semplicemente usati, no, come quello di rosa, come quello di alto, di basso, eccetera, nella comune vita, ma quando diventano concetti che hanno a che fare
con una struttura. L'ideologia è sempre una struttura gerarchica di concetti che attaccandosi l'uno all'altro si solidificano e siamo proprio nell'ambito di quelle cose in cui a volte il rimedio è peggiore del male, perché soffocano la vita, così come l'etica, la morale. Se la morale non ha un corrispettivo nel sentire della persona, se cioè tu non hai una sensibilità etica, ma per morale intendi un insieme gerarchico di regole del comportamento, queste regole del comportamento sono fatte di parole che in qualche modo non possono rendere la complessità della vita e della realtà. Mi spiego meglio. Se tu dici non rubare, allora uno può fare il fariseo e dire vabbè, io il ladro non lo faccio, questo qui l'ho smarcato, mi sento a posto con la coscienza. Se tu però per non rubare vai a esplorare e non prendere quello che non ti viene liberamente dato. Quante volte noi prendiamo, che ne so, il tempo di una persona, oppure, capito? Oppure c'è un rubare indiretto. In qualche modo io posso esplorare la mia vita e intanto in quanto essere vivente devo per forza rubare altre vite, se no non possono essere vite animali, se sono vegetariano possono essere piante, ma comunque sono altre vite che io devo rubare e uccidere per nutrirmi. Ecco, però per esempio se io mi compro il tè di una certa marca importante internazionale o quello stesso tè me lo compro in un negozio di economia solidale che viene dallo stesso posto, però viene da cooperative dove i lavoratori non sono sfruttati, non lavorano 12 ore al giorno a prezzi irrisori, rubo un po' meno. Se io lo compro in quella grande marca eccetera, io sto contribuendo allo sfruttamento dei lavoratori, mentre allora, come per dire, non rubare che ti dice? Non ti dice niente se non hai una sensibilità etica. E per esempio quello lì è un ladro, quello è un ladro perché ha rubato, no? Ma capisci che i contesti possono essere estremamente differenti. Può essere che quello rubando ha fatto un atto di giustizia, come no. Cioè, quindi dire, ridurre, voler trovare in una ideologia o in una morale o quello che sia, dei codici astratti di comportamento fatti di parole e concetti che stanno fermi di fronte alla complessità del divenire, significa che il rimedio è peggiore del male, come diceva Nietzsche, cioè rischi di irrigidire la vita e di spegnerla. Ecco, allora nel momento in cui la politica è fatta di maneggi del tutto alieni da ogni ed è fatta di ideologie che sono il paravento, no? Che però queste ideologie si trasmettono e si vivono nelle persone e diventano spesso qualcosa di estremamente rigido. Quindi il politically correct, che da un lato, per esempio, può indicare non urtare certe sensibilità, può essere una sensibilità, diciamo, del cuore a non voler urtare certe sensibilità, oppure può essere il segno di una ideologia spaventosa che vuole cancellare il passato soltanto perché non corrisponde ai modelli etici di oggi. Per cui si pensa che che ne so, Biancaneve 7 anni o la Bella addormentata nel bosco, chissà se non è il caso di censurarla, perché siccome è risvegliata dal bacio del principe, quel bacio non era consenziente. Non è un esempio buffo, o so che
ne hanno discusso su questo fatto. E allora capite bene che questo è una via di mezzo fra una cosa ridicola e una cosa molto preoccupante. Perché non si ha minimamente il sentore del fatto che le cose, del divenire, che quello, cioè che le cose cambiano nel tempo, ma non si può, come in Orwell 1984, rettificare il passato e cancellarlo solo perché oggi dobbiamo pensarle in un modo diverso, no? E quindi io non lo so come corretto possa essere corretto. Forse è incorreggibile. O forse dovremmo introdurre l'avverbio relativamente corretto. Relativamente corretto. Però ecco, questo aspetto è molto importante adesso, perché noi viviamo in un mondo veramente di ideologie astratte, adesso a parte di ideologie astratte che suscitano battaglie che non hanno molto attinenza con l'esperienza diretta di quello che sentiamo nella realtà. Credo che uno dei mali, diciamo nel senso che sono forieri di sofferenza della nostra civiltà attuale, è che si tende a vivere veramente in un mondo astratto. L'astrazione diventa talmente forte che indurisce il cuore. E genera una grande inquietudine, perché poi alla fine... E anche tanta sofferenza, perché se io, che ne so, in base a criteri che riguardano la finanza, che oltretutto non è neanche l'economia, perché la finanza è fatta di cose che stanno solo nei computer, insomma, delle borse, no? Se io in nome della finanza vivo in questo mondo astratto, posso benissimo mandare far morire di fame una popolazione che sta dall'altra parte del mondo, che non vedrò e non sentirò neanche né un senso di dolore, né di compassione, né di colpa per tutto quello, perché le leggi della finanza sono quelle. Certo. Capito? Questo è un esempio di come, vivendo nell'astrazione, noi ci priviamo della nostra risonanza umana, che è la via per arrivare alla risonanza non umana dell'essere che siamo veramente. Non si può arrivare all'essere scavalcando l'umano. Si può arrivare all'essere attraverso un riverbero, una risonanza che sta oltre l'umano, no? Grazie. Grazie Scusate se ho introdotto questo argomento magari un po' lontano da quelli abituali. Ci sta comunque. Io ne avrei una. Ah, ciao. Ciao. Cioè, più che una domanda è una condivisione. Ho l'impressione che io adesso frequento una scuola di psicoterapia della Gestalt, e ho l'impressione che una grande parte diciamo delle tecniche psicoterapeutiche siano giunte per un qualche motivo alla consapevolezza che i concetti non bastano neanche un po', nel senso che sbattono il naso quotidianamente con difese, spesso l'intellettualizzazione o la razionalizzazione, che appunto sono difese, sono tentativi di resistere a qualcosa che invece ha bisogno di essere sentito, di essere vissuto, e che clamorosamente disconferma un certo modo in cui bisognerebbe essere, e invece nei fatti si è, insomma. Quindi volevo condividere e chiedere se è un'impressione che non vedo solo io, che appunto un grande ambito della psicoterapia sia aggiunto a questa consapevolezza, ma ahimè non perché ci abbia pensato, non perché abbia voluto, ma perché si è scontrato con un'idea di benessere che diversamente non si raggiunge, non è possibile, non ci fa vivere bene. Appunto, quest'idea di resistere alla vita, forse in quell'ambito lì, in questo momento, si vede proprio bene, si vede fortemente, insomma. Dopo, ecco, chiaramente ci sono forse
degli approcci che sono più o meno vicini a quest'idea, a questa resa rispetto a quella che è l'esperienza, e altri invece che stanno prendendo veramente la piega contraria, quindi tutto l'ambito cognitivo-comportamentale, per esempio, chi crede di poter riscrivere in qualche modo il software come se bastasse, come se appunto lavorare semplicemente sul software potesse in qualche modo dare buoni risultati. Mi sembra che le due strade proprio si stanno biforcando progressivamente. Questo. Ma sai, ampliando il discorso dalla psicoterapia più in generale, il punto non è concetti sì, concetti no, perché a volte noi troviamo anche la posizione opposta, cioè troviamo che in molti ambienti, soprattutto meditativi, eccetera, i concetti e il pensiero sono il diavolo, che deve essere, e per cui diventa che l'unica salvezza è una mente vuota che non pensa. Ora, intanto, cioè in certe pratiche meditative si può arrivare magari a godersi un po' di silenzio senza pensieri, ma è ovvio che non è una condizione che può essere stabile. I pensieri e i concetti sono parte di quell'energia di cui parlava Ciro prima e che in qualche modo diventano le nostre sensazioni fisiche, diventano le percezioni che abbiamo, diventano le emozioni e diventano i pensieri, che non sono staccabili da tutto il resto. Quindi i concetti di per sé sono utilissimi. Se noi siamo in cima alla catena alimentare di questo pianeta come Homo sapiens è perché sappiamo usare i concetti. E tutti i sistemi psicoterapeutici che negano i concetti, come dici tu, perché ci creano problemi, eccetera, eccetera, esprimono le loro teorie in concetti. Quindi, insomma, il punto non è tanto questo, il punto è quando un concetto e anche quella che possiamo chiamare un'opinione diventa una convinzione, se vogliamo usare, cioè l'opinione è un po' più di un concetto. Io per esempio mi posso fare l'opinione che un mio amico è tirchio. E quindi io quando lo vedo, diciamo che fra tutte le associazioni che porta, perché noi quando incontriamo le persone che conosciamo, ovviamente non le incontriamo veramente, incontriamo l'immagine che ce ne siamo fatti, che si mette in mezzo. Ora, a volte questa immagine ha una semitrasparenza, per cui possiamo pure vedere quella persona come sta, ma in molti casi invece l'immagine è talmente solidificata che si sovrappone, per cui io vedo il tirchio ma non vedo che quella persona in questo momento prova tante altre cose, no? Però un'opinione si può cambiare, perché se è un momento di sconforto e dico ho problemi economici, questo amico dice guarda ti do e ti dà senza che tu gliel'hai chiesti dei soldi, allora capisci che non era che ti eri sbagliato, che non era tirchio questo amico, e cambi opinione. Quindi l'opinione è qualcosa di semifisso che però può cambiare. Ecco, le convinzioni molto più difficilmente, perché le convinzioni riguardano la nostra filosofia implicita, cioè riguardano le ideologie, se vuoi, che in qualche modo determinano non solo che cos'è la realtà. Per esempio, molti di noi, spesso menziono, l'ho anche menzionato in uno di questi discorsi, che Alan Watts dice che il mondo non si divide in filosofi e non filosofi, ma in buoni o cattivi filosofi. Che diceva nel senso che tutti quanti devono avere una filosofia, cioè una visione delle cose per prendere delle scelte, per muoversi. Poi i buoni filosofi sanno che è una descrizione che loro fanno e che quindi è passibile di errore.
mentre i cattivi filosofi sono quelli che non sanno manco di avere una filosofia, che hanno un'immagine di come stanno le cose e siccome non sanno di averla, credono che le cose stiano esattamente come l'immagine che se ne sono fatti. E quindi queste convinzioni che riguardano, ripeto, non solo che cosa è reale e che cosa non lo è, per esempio molti, come dicevo, pensano che tutto sia fatto di materia, hanno questa visione materialista. Molti ce l'hanno di come veniva concepita la materia dalla scienza del Settecento, dell'Ottocento o addirittura dei greci antichi e non come viene concepita adesso, che dopo Einstein materia e energia sono due aspetti della stessa cosa, quindi è una materia molto più dinamica. Insomma. Ecco, per dire, no? Quindi non è solo questo, è che poi in base a questa visione che noi ci facciamo, in base alle convinzioni, creiamo delle scale di valori sulle cose che valgono di più, quelle che valgono di meno, non solo sulle cose più reali e meno reali, ma su quelle che valgono di più e quelle che valgono di meno. E in base a queste gerarchie facciamo le nostre scelte nella vita. Ecco, allora, queste convinzioni sono pericolose nella misura, nel senso che portano sofferenza, nella misura in cui sono non sono passibili di cambiamento, le abbiamo talmente solidificate. Thich Nhat Hanh raccontava di una storia per indicare questo, parlava della storia di un uomo che viveva in una casa con suo figlio. A un certo punto succede che arrivano i briganti, lui non era in casa, adesso non so se, non mi ricordo tutti i dettagli, quindi può darsi che ve la dico un po' diversa, ma il succo è questo. Arrivano dei briganti e danno fuoco alla casa. Lui rientra in casa, la casa è bruciata e trova delle ossa di bambino di suo figlio, per cui trova un gran dolore e prende queste ossa, le mette in un sacco e se lo porta sempre con sé nella sua casa. In realtà il figlio non era morto da bambino, era stato rapito dai briganti e lì era morto un altro bambino che non era il figlio. E dopo, che ne so, un paio d'anni, che ne so, questo ragazzino riesce a scappare dai briganti e torna a casa, che era, tanto lui l'aveva ricostruita, eccetera. E arriva di notte e bussa. E il padre fa: chi è? E lui dice: sono tuo figlio, sono tornato. E lui dice: vattene via e non rinnovare il mio dolore, il mio figlio è qui dentro al sacco. E così perse veramente e definitivamente il figlio nel momento in cui era attaccato a una convinzione che non era vera. Pensate quanta sofferenza può portare, no? Una convinzione sbagliata. Nello stesso tempo, il gioco è come d'inverno l'acqua si gela e diventa ghiaccio e tutto sembra fermo e senza vita, e la terra sembra brulla e poi con la primavera si scioglie e tutto fiorisce. E così è il ritmo delle ideologie, il ritmo delle convinzioni. Molto spesso le convinzioni si sclerotizzano, si congelano, soprattutto quando una persona deve attaccarsi a quelle per soffrire di meno nella vita. E poi cambia stagione e lo stesso flusso del divenire che ci fa così paura comincia a spingere talmente forte che queste strutture crollano, questi ghiacci si sciolgono di nuovo e ci si ritrova a scorrere. Ed è un processo perfettamente naturale anche quello. Per noi, come umanità, l'attaccamento alle ideologie porta sofferenza,
e quindi lo definiamo, tra virgolette, male. Ma per il corso delle cose è una parte, come quando c'è contrazione e dilatazione, così c'è irrigidimento e fluidità, fa parte della natura. Allora, dicevo che da molti anni mi occupo di accompagnare i miei pazienti senza sofferenza possibile alla morte e osservo molto quel momento della morte. In quell'istante dove l'ultimo prana lascia il corpo, ok? Il corpo è ancora caldo, ma proprio in quell'istante che cosa cambia? Perché tutto ancora, tutte le cellule, tutto il meccanismo fisiologico è ancora attivo, ma c'è qualcosa che cambia in quell'istante. In quell'istante io sono quello, non c'è più. Io sono, c'è, ma io sono quello non più, perché come dice Ramesh, questo meccanismo corpo-mente come se fosse staccato corrente elettrica. Quindi, però, anche se io non sono più quello, io sono, ma c'è un altro quello, no? Perché anche un tavolo io sono, anche gli oggetti senza vita io sono, io vedo io sono, no? Ma è incredibilmente, per me, tra tutti i maestri, quel momento un grandissimo maestro, perché in quel momento che quello lascio, sento proprio io sono. La domanda in realtà è questo, ma come si può percepire questo io sono? In quel momento lo sento in un attimo, però poi sfugge questo io sono, perché poi anche quella salma, anche quel corpo è un altro io sono quello, io sono un altro oggetto, non so come dire, è un'altra manifestazione comunque. Non so, vorrei che tu mi spiegassi un pochettino come sentire questo io sono in una maniera un pochettino più meno sfuggente, non so. Prima cosa, non esiste un altro io sono, esiste un solo io sono. E tu lo senti sempre, anche quando non ne sei più esplicitamente consapevole. Non c'è, scusami, mi ripeti il tuo nome? In realtà il mio nome è Bei, cognome è Saber. Il mio nome Il nome Bei? Non esiste l'io sono di Bei e l'io sono della persona che sta morendo e l'io sono mio, io, Mauro, no? Esiste un solo io sono. Come esiste una sola luce del sole che entrando in 10 camere diverse, a seconda del colore del vetro, assume 10 colori diversi, ma restando sempre una sola luce. Questo io sono, però noi prima ne parlavamo come il senso di esserci, una presenza, un senso di esserci. Allora, quando tu vai a dormire la notte e smetti di sognare e stai nel sonno profondo senza sogni, senti ancora di esserci?
non sento, non ho la coscienza di essere. Ma ecco, allora in questo senso si può dire che non c'è l'io sono. Mi spiego, continui ad esserci, l'esserci c'è, ma non c'è più il senso di esserci, questo io sono. Quindi anche questo senso di esserci, io credo che si possa immaginare che in chi muore scompare come scompare in chi entra nel sonno profondo senza sogni. Quindi devi capire bene come usi la parola io sono, perché c'è un essere, un esserci, che è quello che tu sei veramente sempre ed è lo stesso per tutti, e quindi è vero che tu sei tutto. Sei, come dice Tony Parsons, un niente che appare come tutto, un uno che appare come molti. Ma la parola io sono, quando si riferisce al senso di esserci, ha bisogno di un corpo per esserci. Questo lo diceva Nisargadatta, il maestro anche di Ramesh. Cioè diceva, l'esempio che lui faceva, per esempio, era quello dell'accendino, no? Lui diceva, l'accendino è il corpo, e la benzina è la mente. La fiamma è l'io sono. Cioè, se c'è un corpo e una mente, può manifestarsi quella presenza cosciente che noi chiamiamo io sono. Ma perché ci sia la fiamma non basta l'accendino e non basta la benzina. Ci vuole l'ossigeno dell'aria, che non sta da nessuna parte, e quando accendo l'accendino diventa quella fiamma. Un altro esempio che altri hanno fatto è quello della lampadina elettrica, no? Cioè, quell'essere che tu sei è la corrente elettrica che gira continuamente nei fili dappertutto. Se non è localizzata, sta dappertutto e gira. La lampadina è la mente, il corpo, i filamenti sono la mente. Quando accendi l'interruttore, l'energia elettrica diventa, grazie alla lampadina, la luce. E la luce permette di percepire il mondo, tutto quello che c'è, fino a che la lampadina non si fulmina. Quando la lampadina si fulmina, la luce non c'è più, ma l'energia elettrica che era diventata luce, quella non va e non viene, sta sempre lì. L'ossigeno, quando spegni o finisce la benzina dell'accendino, rimane. Quindi ecco. Allora, posso chiederti una Prego. cosa? Forse avevo capito male, perché io, come dice Ramana, io sono quello. Sì. Io credevo che io sono sia Prakriti. Non è così? Per Prakriti che cosa intendi? Cioè, io è Purusha. Io sono Prakriti. Sì. Questo. No, non è che sia Prakriti, perché voglio dire, quando dici io sono, come ho detto, c'è bisogno di un corpo, di una mente, di un mondo, ma non bastano per avere il senso dell'io sono, perché ci vuole quella luce. Un altro esempio che faceva Nisargadatta, tanto per capirci, la mattina sorge il sole e ogni goccia di rugiada risplende come se dentro ci fosse un puntino di luce. Ora, quel puntino di luce è l'io sono. Ora, senza la goccia di rugiada, cioè senza la Prakriti, non potrebbe apparire, ma la Prakriti è condizione necessaria, ma non, come si dice, non sufficiente, perché appaia l'illusione di quel puntino di luce dentro la goccia, ci vuole il sole, che è l'io, quello che Ramana chiama io. E quindi questo io sono che noi viviamo adesso è la goccia di rugiada col puntino di luce, anche se la nostra essenza è quella dell'essere che c'è sempre. E quando muori c'è sempre l'essere.
Come dici? Quando uno muore, in quel momento, l'essere c'è sempre, ma non quell'essere lì. Anche qui devi usare la parola essere in una maniera così. Dal punto di vista del corpo e della mente si è trasformato in qualcos'altro. Dal punto di vista dell'essere niente accade. Quando uno muore non accade assolutamente niente. Per chi resta, per te che assisti il morente, c'è un varco che si apre verso qualcosa che è oltre la mente, inconcepibile, il mistero, cioè quell'essere che è sempre lì, ma che la mente, di fronte all'esperienza del morire, non riesce più tanto a rinchiudere nei nostri concetti. E Krishnamurti una volta disse: che cosa direi a uno che sta morendo? Direi: fammi morire con te, nel senso di far sparire il mio io. E forse nel momento che una persona assiste, a me pure è capitato, non con persone care, di assistere proprio, accompagnarle, il momento della morte è un momento in cui il tuo io si sospende, svanisce, e quello che si apre è veramente l'ignoto. È un ignoto in cui non puoi parlare né di gioia né di dolore, perché è qualcosa di completamente abissale. Poi, vabbè, tutto il resto. Insomma. Grazie. Grazie a te. Si è prenotata Rossella. Sì. Rossella, ciao. Ciao, ciao. Grazie a te e a tutti, perché è bellissimo essere con voi, davvero. E niente, ritorno, come dire, al piano esistenziale, perché ecco, mi sembra che è quello che in qualche modo da cui non riusciamo a prescindere, ecco, perlomeno insomma nella nostra quotidianità, e anche ad una ad una visione che che un po' mi scaturisce in questi ultimi tempi, che ha un sapore più estetico, come se appunto un po' gli argomenti appunto dell'ontologia forse li sento appunto come a rischio di rivelarsi sempre poi illusori in qualche modo. E allora anche sento la possibilità invece di accettare questo essere, questo mio, questo nostro essere simbolici, linguistici, senza possibilità, no, di venir meno a questa natura simbolica, linguistica. E in questo senso mi veniva allora da pensare che, così come ad esempio nel fare poesia, nella poesia, il vincolo, no? È il vincolo del verso, della metrica. In realtà non sono ostacoli, oppure sì, sono ostacoli, ma è attraverso quelli che chi è poeta ci dice che è attraverso quel vincolo che scaturisce la poesia, non al di fuori di quello. E così, insomma, mi viene da pensare, oppure da praticare più che altro, ecco, il fatto che forse anche è attraverso proprio questa nostra finitezza,
questo nostro limite, questa nostra mancanza, è attraverso queste condizioni che, e in sostanza attraverso anche la corporeità, dunque, perché è la corporeità che è espressione di limite, di mancanza, di finitezza, no? E attraverso questo e attraverso anche il linguaggio che è limite, appunto, no? Come dice Wittgenstein, il mio linguaggio è il limite del mio mondo. Ecco, è solo attraverso questi limiti, questi vincoli che ci è dato di essere liberi, cioè siamo liberi attraverso il vincolo in qualche modo. E qui vedo anche quello che tu dicevi nella prima parte di come di questo dualismo, di questa il fatto che ogni termine implica il suo opposto, no? E ha senso, trova senso nel suo opposto. Ecco, ora l'ho detto in modo complicato, ma invece lo vorrei tradurre in una pratica di vita, ecco. Yeah. Beh, qui c'è un punto importante, secondo me, da capire, da vedere, cioè forse si ricollega un po' all'idea che dicevamo prima delle convinzioni, no? Cioè il limite, già la parola limite evoca il limitare o la mancanza. Tu hai parlato di questo. Non credo che questo sia quello che c'è veramente. Questo è un modo in cui noi viviamo e interpretiamo quello che c'è. Ovviamente, voglio dire, dal punto di vista esistenziale è ovvio. Cioè, viviamo in un corpo che ha un limite dopo cui morirà, che ha dei limiti per cui non può volare, che ha dei limiti per cui si ammala, e queste sono tutte cose che ci pesano come, no? Come mancanze, perché vorremmo essere immortali, poter volare, eccetera, eccetera. Quindi viviamo in un mondo che ci sembra limitato, rispetto perché ci sembra limitato, perché ci sentiamo limitati e perché pensiamo che noi siamo soltanto una certa forma. Cioè tutto ciò che tu puoi percepire, tutto ciò che tu puoi pensare, tutto ciò di cui puoi parlare con un linguaggio poetico o filosofico, quello che sia, tutto quello che puoi percepire è fatto di forme. Cioè non si può percepire qualcosa che non ha forma. Siamo d'accordo, no? Non solo nel vedere, ma anche in ogni altra... Un suono che non abbia una forma specifica, cioè una sua frequenza che sia alta o bassa, non è un suono. Ecco, quindi... La coscienza è sempre coscienza di qualcosa. Esatto, e quindi è di una forma. Quindi l'unica cosa che possiamo percepire è una forma. Una forma necessariamente deve avere un limite perché, come si suol dire, omnis determinatio est negatio, cioè tutto ciò che viene determinato nega di essere tutte le altre cose. Quindi è chiaro che ogni forma è di per sé limitata perché per essere una forma deve escludere una forma di una pera, non può essere una mela, non può essere un carciofo, non può essere un albero, ovviamente. Quindi è limitata. Una forma che è tutto non è una forma. Il tutto non ha forma. L'essere, ciò che veramente è, non ha forma. Allora il problema qual è? Noi siamo l'essere che appare come tutte queste infinite forme. Noi non siamo una forma in particolare
E non siamo soltanto l'essere che non ha forma, ma siamo insieme l'essere che appare come un divenire di forme. Allora, se tu ti identifichi soltanto con una forma, che è il tuo corpo e la tua mente, e non senti, non hai nessuna risonanza dell'essere che sei e che è anche tutte le altre forme, è evidente che ti sentirai manchevole e limitato, ma non perché la realtà è così. Perché la realtà non è quella forma e basta, la realtà è l'essere che sta apparendo come quella forma. Quindi se noi vediamo invece non solo il film che sta sullo schermo, che ha un inizio e una fine, ma anche lo schermo che è il film, nello stesso tempo, le forme non diventano un limite, ma diventano un ornamento dell'essere. Ecco, sì, sì. Diventano un modo in cui l'essere si orna diventando un'infinità di cose diverse che non aggiungono e non tolgono niente al suo essere, ma che lo ornano in qualche modo, gli permettono di esprimersi in modi infiniti. Ecco. Grazie. Abbiamo ancora una domanda di Ciro. Mauro, volevo chiederti, prima hai parlato dei flash quando hai fatto l'esempio del Sì. tavolo di Fernando. Ecco, e volevo chiederti di questi flash, di cui spesso ne ho, Mauro quanti flash ha? Oh. Grazie della domanda. No, direi che io non funziono tanto per flash. Nel mio caso le cose succedono sempre in maniera impercettibile. Cioè, quando me ne accorgo sono già successe. Questa è la cosa. Sempre, mi viene in mente che sempre quel Suzuki Roshi che parlava dei flash, diceva, gli hanno chiesto, dice, ma che parlava del cosiddetto svegliarsi, insomma, no? E lui diceva, in certi casi succede che ti tirano una secchiata d'acqua addosso e un momento prima eri completamente asciutto e un momento dopo eri completamente bagnato, quindi sai benissimo quando e come è successo. Oppure entri in un banco di nebbia, dopo mezz'ora sei fradicio come nel primo caso, ma non sai quando succede, perché ti ritrovi così. Chiaro che se ti succede col secchio d'acqua, ci scrivi un libro, perché sono quelle famose esperienze con i fuochi artificiali, quelle che poi tanta gente dice a me non è successo, allora vuol dire che chissà che devo fare. E in quell'altro modo è più, magari è meno percepibile, insomma. Cioè, personalmente credo che molto più tardi mi sono accorto che ogni tanto mi dicevo che dico, ma io sono felice, ma com'è che sono felice? Cioè, perché prima non lo ero. E a un certo punto nella mia vita mi trovavo che ero felice. E allora dicevo, cavolo, ma io sono felice, ma che strano, perché non è che chissà che era successo, no, però ero felice. Allora, e la mente mi diceva, certo che sei felice, non sei malato, tutto sommato te la cavi, sopravvivi economicamente, non c'è niente che ti va proprio male, sei felice, mo aspetta che arriva qualche batosta della vita e te ne accorgi. E io dicevo, sì, c'hai ragione, beh, è chiaro, la felicità dipende se le cose ti vanno bene o ti vanno male. E dopo un po', però io sono felice. E la mente dice, ah sì, ma perché? E io dicevo, c'hai ragione. E dopo un bel po' di tempo è come se mi fossi accorto che invece questa cosiddetta felicità non aveva niente a che fare con gli alti e i bassi, col piacere e il dolore, con lo smoccolare, con l'arrabbiarsi. Era un'altra cosa, io la chiamavo felicità, ma era un senso di completezza. La felicità, uno è felice quando dice io non ho bisogno di niente adesso, no? Quindi era un senso di completezza. E allora mi sono accorto che quello che era successo era che da diverso tempo non c'era più nessuno che cercava. Cioè non c'era più il cercare qualcosa, la completezza. E io sono convinto che non è che
ho smesso di cercare perché ho raggiunto la completezza. Penso il contrario. Penso che a un certo punto la ricerca è caduta da sé e allora quella completezza che c'è sempre stata, pure quando uno cercava, è diventata semplicemente un po' più evidente. E allora tu c'hai i tuoi alti e i bassi della vita, ma non sono più caricati dall'idea che da lì dipende se sei completo o incompleto. È tutto è una cosa molto semplice. E allora però la mente per molti anni aveva fatto finta di continuare a cercare, ma in realtà non succedeva più. Io ho fatto l'esempio dei giapponesi che continuavano a combattere la seconda guerra mondiale, l'hanno scoperto delle isolette nel Pacifico dove c'era ancora qualche soldato giapponese, non sapeva che era finita la guerra, negli anni 60 addirittura, e che stava lì nella giungla perché gli avevano detto no. Ecco, allora è come se la mente facesse finta di cercare ancora, però non è che questo, insomma, semplicemente a un certo punto mi sono accorto che era finita questa ricerca, tutto lì, non più di questo, quindi niente fuochi d'artificio. Poi vabbè, certe esperienze ce l'hanno tutti, come quelle che, insomma, chiaro, quelle svengono, quando ho incontrato Nisargadatta, succedono, però insomma, vabbè, io gli do meno importanza però. Certo, quello che mi volevo sentir dire. Meno male. Quello che è successo anche a me stasera con te, che ti ho visto in diretta, direi che praticamente, scusa un attimo, se no, volevo dirti che è successo che ho avuto delle conferme e a volte io provo, mentre ti seguo, a seguire le tue risposte, cercando, mentre ti fanno la domanda, di rispondere, e spessissimo è simile alla risposta, e quindi nel tempo e negli anni ho preso un po' più fiducia in me su questi questo è importante, sì. E la cosa importante è rispondere alla Saber della morte, che mi è capitato, come a te, di accompagnare per gente a me vicina, e quello che succede è quello che gli hai risposto, ma soprattutto chi lo sente, almeno nel mio caso più volte, che i medici avevano detto oh mi raccomando a qualche ora di vita, invece queste persone stavano in vita 2 o 3 giorni, arrivavo come se mi avessero aspettato, quando morivano, che lasciavano il corpo, io vibravo, cioè il mio corpo diventava come le onde del mare che si susseguivano. E la stessa cosa è accaduta con mia mamma, che io dico è dentro di me, come noi siamo dentro in tutti quelli che in quel momento lasciano il proprio corpo. E quindi questa è quella che possiamo chiamare, sempre come descrizione, la gioia di vivere e la gioia di accompagnare. Ecco, questo è quello che volevo rispondere a... Sì, è un grande privilegio poter assistere una persona cara, soprattutto un genitore, in questo passaggio, no? Perché sono loro che hanno assistito alla nostra nascita, e quindi è bello. E quello che è successo a mia mamma è che lei mi ha aspettato, che ero in ritardo, per loro doveva già non esserci, e quando l'ho vista ho sentito che lei mi ha chiesto telepaticamente, direi, accarezzami come facevo io a te da piccolo, che era un modo particolare. Io l'ho fatto, e quando io ho messo la mano in testa lei ha lasciato, ed è cominciata questa vibrazione che avevo provato altre volte. Quindi volevo dire questo a quello che diceva la Saber, ecco, no? Ecco, ti ringrazio ancora. Grazie a te. Allora, grazie della vostra partecipazione, grazie di nuovo a Olivia e Fabrizio. A breve. Vi auguro un buon ingresso nell'autunno e vediamo come vanno le cose. Grazie Mauro. Grazie. Buonanotte. Buonanotte a Grazie. tutti. Buonanotte, grazie ciao. davvero di cuore. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao Mauro, grazie. Grazie Olivia, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie Mauro. Ciao a tutti. Ciao carissimo. Ciao Fabrizio, grazie Mauro. Grazie.